Ciao ragazzi! Oggi vi mostro come realizzare dei segnalibri come questi. Li ho realizzati ad acquarello, ho ricevuto diversi commenti positivi dopo averli postati sui social. Qualcuno incuriosito mi ha anche chiesto se potessi fare un tutorial, quindi eccomi qua. Cercherò di farli simili a questi, magari cambiando i colori questa volta. Ho già preparato la carta da acquarello, è una carta Arches, in questo caso dovrebbe essere da 185 grammi, non è molto spessa, però è 100% cotone. Ho deciso di usarla perché ho molti di questi album a casa, ancora sigillati, li ho comprati in stock in un negozio della mia città e sinceramente volevo utilizzarli per fare questi lavori. Magari quelli da 300 grammi li conservo per i paesaggi. Quindi per prima cosa prendo una matita e con un tratto leggero disegno i fiori. I fiori sono molto semplici, potete scegliere la forma che volete. I petali però devono sovrapporsi tra loro in modo da dare l'effetto della trasparenza. Il lavoro è un po' lungo, nel senso che ci sono dei tempi di asciugatura da rispettare. Eventualmente potete accelerare il processo con l'aiuto di un phon. Dopo aver tracciato le forme andiamo a schiarire con l'uso di una gomma. Io ora non mi ritrovo la gomma pane qui vicino, quindi userò quella normale. Viene comunque bene. Questo è un lavoro che ho proposto alle mie allieve del corso di acquarello, che tengo in presenza nel mio studio. Quindi spero che questo video sarà utile anche a loro, dato che ho notato che hanno avuto delle difficoltà. Vi dico che non è semplice, soprattutto all'inizio, però seguendo alla lettera le indicazioni che vi darò, vi assicuro che non ci saranno problemi. Io d'altro canto cercherò di essere il più possibile chiara e spiegare bene tutti i passaggi. Userò questi colori che ho già pronti sulla mia tavolozza. Se siete interessati alla marca di acquarello, questi sono i White Knight San Pietroburgo, una marca russa che io adoro. Riattivo i colori spruzzando dell'acqua. Per quanto riguarda i pennelli ne userò 3, questo grande e 2 medi, poi uno di precisione che vi mostrerò più avanti. Ricordate di preparare un barattolo di acqua pulita e uno straccetto di stoffa o carta assorbente. Preparo sulla mia tavolozza un turchese mischiato al blu di Prussia. Voi potete preparare il colore che preferite a vostro gusto, è indifferente. Scegliete un petalo e prima di tutto tracciate il bordo con un pennello medio. Dovete essere veloci, non aspettate che il bordo si asciughi prima di riempire il resto del petalo. Non dovete essere avari con il colore, abbondate e osservate anche il grado di trasparenza. Non dovete mai usare gli acquarelli come le tempere, cioè con troppo pigmento. Prendete il pennello più grande e immergetelo nell'acqua pulita. Lasciate sgocciolare l'acqua sul petalo partendo dal centro verso i bordi. Muovete un pochino il foglio in modo che l'acqua si sparga bene sul petalo. In pratica l'acqua deve spingere il pigmento sui bordi. Lasciamo riposare un secondo e dipingiamo allo stesso modo un altro petalo, così non perdiamo tempo. Bene, ora con il secondo pennello medio andiamo a raccogliere l'acqua in eccesso. Questo pennello lo useremo solo per questo scopo. Deve essere umido, quindi bagnatelo prima e poi asciugate l'eccesso di acqua con la carta assorbente. Andiamo ad assorbire il colore partendo dal centro e creando delle lumeggiature. La cosa interessante di questi fiori sono le sfumature che ho inserito qui, vedete? Le facciamo ora. Attenzione perché qui le mie allieve sbagliano sempre, quindi vi spiego bene. Prelevate il colore con cui desiderate fare la sfumatura direttamente dalla cialdina, dopo aver bagnato leggermente il pennello. Mi raccomando pochissimo, non troppa acqua.
Poi, picchiettando, lo posate sul petalo tra la base e il centro. Lui, vedete, si spargerà da solo. Intanto prelevo il colore in eccesso dal secondo petalo che ho fatto. Vedete come si crea la trasparenza? Adesso spargo l'arancione e lascio che si asciughi. Faccio la stessa identica cosa con il secondo petalo, questa volta magari usando un altro colore, il rosso. Voi comunque potete fare gli abbinamenti che preferite. Prima di sistemare il rosso, mi raccomando, asciugate il pennello, troppa acqua potrebbe rovinare il lavoro. Le pennellate le potete dare seguendo un po' il verso del petalo. Proseguo ora con gli altri petali allo stesso modo. Per ogni fiore scelgo quali petali staranno sotto e quali davanti. Quindi in questa prima fase dipingiamo i petali che saranno in secondo piano. Ciao ragazzi, allora è trascorso un giorno, io ho lasciato asciugare i primi petali tutta la notte e quindi praticamente ripeto la stessa cosa con i petali in sovrapposizione, quindi praticamente il lavoro è lo stesso. Vi avevo detto che era un po' lungo, potete velocizzare il tutto con il phon e fare tutto in giornata, però sinceramente io preferisco usare poco il phon perché mi dà come la sensazione che i colori sbiadiscano. Quindi adesso sto realizzando i petali che vanno sopra, uguali allo stesso modo, con lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima. Allora, in questa seconda fase è molto importante creare proprio la trasparenza nei petali che stanno davanti. Vedete, intanto già si sta formando, però questa trasparenza viene data proprio nel far sgocciolare l'acqua e prelevarla in un secondo momento. Poi vedete che io rinforzo i bordi col colore più scuro, questo è importante per creare del contrasto. Creiamo le lumeggiature asportando poi il colore in eccesso col pennello semiasciutto. Ragazzi, allora il primo passaggio è terminato, le trasparenze dei petali che era la cosa più importante e poi disegno gli steli con delle foglie però molto molto semplici.
Va bene, adesso dobbiamo fare l'ultimo passaggio che crea un aspetto più verosimile ai petali, che è quello del tratteggio. Dovete prendere un pennello di precisione e con un tono leggermente più scuro del petalo andare a tratteggiare. Ecco ragazzi, se non l'avete mai fatto, vi consiglio di provare su un foglio, allenatevi, così almeno non rischiate di rovinare il lavoro. Seguite la forma del petalo, quindi vedete io do dei tratteggi un po' curvi. Prima diciamo cosa faccio? Prima do delle linee in generale per seguire il verso e poi tranquillamente riempio gli spazi che rimangono. Qualche linea la faccio anche più scura e più lunga e poi a volte incrocio. Bene, adesso sempre con lo stesso pennello di precisione, seguendo praticamente la linea del nastro carta, realizzo dei bordini per rifinire i miei segnalibri. Poi molto delicatamente tolgo il nastro carta da tutto l'album e praticamente ragazzi abbiamo finito. Bene ragazzi, abbiamo finito, questi sono i segnalibri, mi raccomando provateli, fatemi sapere come va e se vi è piaciuto questo tutorial iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina, mettete mi piace e condividete, così mi aiutate a far crescere appunto il canale. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima, mi raccomando fatemi vedere i vostri progressi. Ciao!